Perché Prevost non è il Papa spiegato semplice semplice. Molti oggi parlano del nuovo Papa, Prevost, ma c'è un problema che nessuno vuole affrontare. Non può essere Papa. E il motivo è semplice. È stato eletto da un conclave invalido convocato da un Papa illegittimo. In questo video vi spiego perché. Il cuore della questione, il munus. Il Papa legittimo è colui che riceve il munus petrino, cioè l'incarico spirituale conferito da Cristo stesso. Papa Benedetto XVI nel 2013 ha rinunciato solo al ministerium, cioè all'esercizio pratico del papato, ma non al munus. Quindi è rimasto Papa fino alla morte, anche se in forma non attiva. Bergoglio era un usurpatore, infatti non avendo ricevuto il munus non è mai stato Papa. Il conclave del 2013 fu convocato mentre il Papa legittimo era ancora vivo. Secondo il diritto canonico, un conclave fatto durante il pontificato di un Papa ancora in carica è invalido, vedi Costituzione Universi Dominici Gregis. Prevost, frutto di un conclave nullo. Se Bergoglio era un antipapa, tutte le sue nomine cardinalizie sono nulle. Quindi il conclave che ha eletto Prevost era composto da falsi cardinali. Un conclave invalido non può eleggere un papa valido. La catena di invalidità, papa invalido, cardinali invalidi, conclave invalido, uguale elezione nulla, è una catena viziosa. Se si parte da un errore, Bergoglio, tutto ciò che segue non è legittimo né riconosciuto da Dio. Non basta indossare il bianco o avere la folla in piazza. Serve il munus. Quindi nessuna prova del munus neanche per Prevost. Non esiste alcun documento canonico che dimostri che Prevost abbia ricevuto il munus. Ha ricevuto solo l'esercizio esterno, non l'investitura divina. Non è il successore di Pietro, ma il successore di un usurpatore. Ed ora arriviamo alle conseguenze. La Chiesa è in una situazione gravissima. Non ha un papa legittimo. Tutti gli atti di Prevost sono dubbi o nulli. I fedeli devono restare saldi nella fede cattolica, non nell'obbedienza cieca a chi non ha autorità da Dio. Conclusioni. Se Bergoglio non aveva il munus, Prevost non ha nulla, è solo il frutto di un'elezione fasulla, figlia di un conclave illecito convocato da un usurpatore. Il trono di Pietro oggi è vacante. Vacante non perché Dio abbia abbandonato la Chiesa, ma perché la verità è stata nascosta dietro apparenze ingannevoli. Il munus petrino non si riceve da una votazione, ma da Cristo stesso, e chi non l'ha ricevuto non è Papa. Non importa quante folle acclamano, quante telecamere lo seguono o quanti lo riconoscono. Senza il munus non c'è autorità, non c'è successione apostolica, non c'è pontificato. Per questo oggi i fedeli devono stare in guardia. Seguire un falso papa significa aprirsi al rischio di essere ingannati e trascinati lontano dalla vera fede cattolica. Oggi più che mai serve discernimento, coraggio e fedeltà a Cristo, non seguire l'apparenza del potere. Dunque, restiamo saldi nella vera dottrina, ancorati alla tradizione viva della Chiesa, quella che ha attraversato i secoli ed è stata sempre creduta da tutti, ovunque e sempre. La verità non si inventa, non si adatta, non si compra. Può essere calpestata, ridicolizzata, oscurata, ma non sarà mai sconfitta. Ovvero, ubi Petrus ibi ecclesia, che significa dove? C'è Pietro, c'è la Chiesa, ma se Pietro non esiste, anche la Chiesa non esiste. La fede non si piega davanti alla menzogna. Il trono di Pietro non si conquista con l'applauso del mondo, ma con il sigillo di Cristo. Puoi vestire i segni del potere, indossare l'abito papale, sederti sul trono e ricevere l'omaggio delle folle, ma senza il munus non sei nulla. Se anche noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Galati 1:8. Infatti, chi segue consapevolmente un falso papa
partecipa a un culto alterato, obbedisce a un'autorità illegittima, si mette fuori dalla vera Chiesa e questo comporta il rischio reale della scomunica late sententie, cioè automatica. Informatevi. Non seguite chi ha usurpato il trono di Pietro. La vostra salvezza non dipende dall'obbedienza cieca, ma dalla fedeltà a Cristo e alla sua vera Chiesa.